Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme il dolce tipico del Trentino, anche se le sue origini sembra siano turche. Sto parlando dello strudel di mele. La parola strudel in tedesco vuol dire vortice e questo dolce è davvero un vortice di straordinaria bontà. Andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Questi gli ingredienti della nostra pasta strudel. Partiamo dalla farina, io sto usando una 0 ma potrete usare anche una 00. Poi acqua a temperatura ambiente, un uovo intero. Chi di voi non volesse usare l'olio extravergine d'oliva potrà usare anche l'olio di mais. Un pizzico di sale alla fine, nulla di più. La prima cosa che andiamo a fare, creiamo una piccola fontana all'interno della bowl con la farina. Mettiamo l'uovo, aggiungiamo l'acqua, l'olio e andiamo ad amalgamare il tutto. Possiamo lavorare questo impasto anche così, all'interno della bowl. Questo è esattamente come deve risultare la pasta strudel, esattamente così. Quindi io vado ad infarinare leggermente la bowl, la lascio così all'interno, vado a chiuderla con la pellicola e la lascio riposare non in frigo ma a temperatura ambiente per almeno una trentina di minuti. Durante il tempo di riposo della mia pasta strudel io ho preparato gli altri ingredienti, gli ingredienti del ripieno. Partiamo dalle mele, io ho sbucciato e affettato sottilmente 3 mele, io ho utilizzato le golden, potrete scegliere le mele che preferite. Poi ho messo a bagno l'uvetta, ho preparato del pan grattato, leggermente tostato i pinoli, un pochino di cannella, un pochino di rum, zeste di limone. Ho sciolto e riportato a temperatura ambiente del burro e ho pesato dello zucchero. Tutte le quantità le troverete come al solito riportate in info box. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è tostare il pane grattato. Quindi porto il mio pentolino a scaldare sul gas. Questa fase io l'ho leggermente personalizzata perché la ricetta originale prevede di far fondere una piccola quantità di burro e poi di tostare il pane grattato. Io scelgo invece di far tostare il pane grattato senza burro, piuttosto invece aggiungerò un pochino di aromi. Ora il fondo del pentolino è già caldo, io verso così il pane e scelgo di aromatizzarlo con un pizzico di cannella. Quindi sarà un pane tostato e profumato e un pochino di scorzetta di limone presa dalla quantità totale. Saltandolo di tanto in tanto io faccio tostare il pane per 3-4 minuti a fiamma moderata. Ok. È un pane tostato, asciutto e profumatissimo. Ora possiamo iniziare a condire le mele, quindi aggiungo prima di tutto l'uvetta, la cannella, un pochino di rum, la scorzetta del limone, i pinoli che ho fatto leggermente tostare e lo zucchero. Ora vado a girare il tutto. Ecco, ora lasciamo le mele da una parte, si insaporiranno
io vado ad aprire un tovagliolo, lo spolvero di farina, perché stenderemo la nostra pasta proprio sul tovagliolo infarinato. E ora apriamo la pasta, che nel frattempo è magnifica, ha cambiato consistenza, è elastica, meravigliosa. E inizio a stenderla sul tovagliolo fino ad ottenere un rettangolo che dovrà misurare all'incirca 30 x 40. Aiutiamoci anche con le mani perché la pasta è molto elastica e ce lo permette. Il risultato finale deve essere questo, una pasta sottilissima, vedete? Un velo. Io direi che possiamo proprio accontentarci. Ora con un pennello prendo il burro e vado a spennellare la base. E ora pane grattato. Così asciutto e croccante assorbirà tutta l'umidità delle mele in cottura e noi avremo uno strudel perfetto. E ora è il momento di mettere le mele. Mi sembra che siano ben distribuite e ora procediamo ad arrotolare. Chiudo prima i due lati e poi con l'aiuto del canovaccio arrotolo. Faccio in modo che il punto d'unione della pasta resti sulla base. Lo strudel è pronto e possiamo metterlo su una teglia foderata con carta da forno. Eccolo qui. Adesso dobbiamo spennellarlo con il burro. E noi siamo pronti per il forno. Io infornerò il mio strudel in forno ventilato preriscaldato a 170 gradi e lo lascerò cuocere per 30 minuti.
col mio strudel appena sfornato. C'è un profumo in cucina incredibile. Ora lo lascio raffreddare e poi lo metto su un piatto da portata. Una volta stiepidito io ho messo lo strudel su un piatto da portata e adesso vado a spolverarlo con abbondante zucchero a velo. Quello che volevo dirvi è che a metà cottura, quindi dopo esattamente 15 minuti, io ho di nuovo spennellato il mio strudel con il burro che era rimasto. Ora andiamo a tagliarlo. Eccolo qui, guardate che meraviglia. Pasta sottilissima come un velo, profumo incredibile. È davvero un'esperienza dei sensi, è davvero da provare questo strudel. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio strudel sia stato di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.